Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un secondo appetitoso e molto gustoso. Sto parlando dei bocconcini di vitello in padella. Vi ricordo che tutti i miei libri, Pane, impasti e storie di vita, Pasticcerita, La cucina italiana, La mia vita a fuoco lento e La ricetta della serenità sono disponibili su Amazon e potete acquistarli cliccando sui link che trovate sotto il video. Ed ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo gli ingredienti iniziali della nostra ricetta: bocconcini di vitello, un pochino di senape, coriandolo, paprika dolce, pepe, sale e curcuma. In info box troverete tutte le quantità, ma potrete utilizzare anche le spezie che preferite. Ora dobbiamo mettere la carne a marinare. Uso un sacchetto gelo classico, metto dentro i bocconcini di carne, ora all'interno del sacchetto mettiamo paprika, coriandolo, sale, pepe e curcuma e aggiungiamo anche la senape. Ora è sufficiente chiudere e facciamo un massaggio alla carne. Bene, dopo un minuto di massaggio possiamo portare la carne in frigo, dove la lasciamo riposare almeno 2 ore. Prima di riprendere i bocconcini dal frigo, dobbiamo affettare finemente 2 cipolle e tagliare i peperoni. In questo caso io ho scelto un peperone rosso e un peperone giallo. Qui vedete poi una foglia di alloro che metteremo nel tegame e olio extravergine di oliva che ci servirà per soffriggere. Ed ora possiamo riprendere la carne in frigo e trasferirci sui fornelli. Metto in padella un bel giro di olio e lo lascio scaldare. La cipolla, e la foglia d'alloro. La cipolla è perfettamente appassita, vedete? Ora prendiamo la carne, perfettamente marinata e profumatissima, ed ora aggiungiamo la carne in padella. Alzo di nuovo la fiamma. Lascio andare per 10 minuti mescolando la carne di tanto in tanto.
Sono passati 10 minuti, c'è un profumo incredibile. Adesso io aggiungo alla mia carne 20 ml di aceto e mezzo bicchiere d'acqua. Potrete sostituire aceto e acqua con mezzo bicchiere di vino bianco se preferite. Abbasso la fiamma, chiudo con il coperchio e lascio andare per 30 minuti. Dopo 30 minuti si presenta così. Logicamente io vi sto dando il tempo di cottura del mio pezzo di carne, che è un pezzo molto tenero. Se doveste utilizzare un pezzo di carne un pochino più consistente, i tempi di cottura si allungheranno. Ora è il momento di aggiungere i peperoni. La prima cosa che faccio dopo aver aggiunto i peperoni in padella è aggiungere un pochino di sale, perché il sale che avevamo messo nella marinata era soltanto per la carne. Ora, senza aggiungere niente e a fiamma bassa, chiudo la padella con il coperchio e lascio andare per 20 minuti. I peperoni non dovranno scuocere. In questo frangente di 20 minuti gireremo carne e peperoni di tanto in tanto. Il nostro piatto è pronto, guardate che bella salsina. Un piatto davvero succulento. Spegniamo il gas e andiamo a preparare un bel piatto da portata. Togliamo questa foglia di alloro. C'è un profumo incredibile, una carne tenera, gustosa, saporita, davvero deliziosa. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che il mio spezzatino di vitello con peperoni sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.